Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di ombretti e ho deciso di fare un video appunto dedicato all'applicazione degli ombretti perché in base a come li applichiamo otteniamo un effetto diverso. Cioè noi da un singolo ombretto, semplicemente cambiando il metodo di applicazione, possiamo ottenere tanti effetti diversi, per cui oggi mentre truccherò gli occhi vi farò vedere quali sono i diversi metodi con cui si possono applicare degli ombretti che siano opachi, satinati o brillanti. Prima di iniziare a truccarci però voglio menzionarvi lo sponsor di questo video con cui sono felicissima di collaborare perché ci ho già collaborato tante volte in passato. Sto parlando di Ana Luisa, che è un brand di gioielli che io amo follemente. In occasione della festa della mamma stanno facendo il 15% di sconto su tutti i pezzi che trovate sul loro sito, vi lascio il link in descrizione. Se non lo conoscete vi parlo velocissimamente del brand. Realizza gioielli con oro riciclato perché cercano di essere il più sostenibili possibile. Se non lo sapevate, per trovare un grammo di oro bisogna spostare tonnellate di terra, per questo loro hanno deciso di utilizzare soltanto oro riciclato. I loro gioielli partono dal prezzo di $39 e hanno una garanzia di 365 giorni. Ho tantissimi dei loro gioielli perché ci ho collaborato veramente tante volte e vi posso garantire che sono veramente fatti molto bene, sia le chiusure sono rifiniti benissimo. Adesso vi faccio vedere anche i 3 pezzi che ho scelto dal loro sito. Prima di tutti questo paio di orecchini con il serpente che sono troppo carini, a parte che sono leggerissimi, non si sentono neanche sulle orecchie, è una cosa che io apprezzo molto perché mi capita spesso di non indossare gli orecchini se risultano troppo pesanti. Poi ho scelto questa collana che in realtà sono 2 e mi piace il fatto che non siano unite insieme, per questo potete decidere di indossarle insieme o anche separate. E per ultimo questo anello che mi piace moltissimo, ce l'ho già nel colore nero e per questo questa volta ho deciso di prenderlo anche in questo colore tipo bianco perla. Eccolo qui nel colore nero. Siccome è un anello che indosso tantissimo ho scelto anche la versione in bianco, così posso o indossarli insieme per fare qualcosa di particolare. Vi ricordo che trovate tutto in descrizione e adesso iniziamo con il nostro video dedicato agli ombretti. La palette che utilizzerò oggi sarà questa di Morphe in collaborazione con Jaclyn Hill, che è una palette dalle tonalità violette che mi piace tantissimo. Per primo mi vado ad applicare il colore chiaro opaco e dato che è un opaco e deve andare su una superficie abbastanza grande, me lo vado ad applicare con un pennello che è morbido e abbastanza largo. Più il pennello è largo, più mi va ad allargare e a diffondere l'ombretto che sto applicando, più invece sarà stretto, più vi accorgerete anche nei prossimi passaggi che servirà per applicare il nostro ombretto su una superficie più piccolina. Un pennello da sfumatura così largo mi permette di applicare l'ombretto in modo molto leggero ma soprattutto diffuso. Ovvio che più lo vado ad applicare, a stratificare, più l'ombretto si scurisce, dipende anche dal colore che stiamo utilizzando, ma ricordatevi che se volete allargare così tanto una sfumatura dovete prendere un pennello largo. Mi vado ad intensificare un po' la sfumatura e adesso andiamo con questo colore qui. Ne prendo giusto un pizzico perché in realtà non voglio caricare troppo la sfumatura. Utilizzo sempre un pennello da sfumatura, ma questa volta è un pochino più stretto rispetto a quello che ho preso prima, proprio perché non voglio allargare così tanto il colore. Per realizzare una sfumatura è necessario un pennello che sia morbido e largo. Se noi andiamo con un pennello piatto, ad esempio, diciamo che una mano esperta riesce comunque ad allargare il colore, però in generale sarà molto difficile allargarlo con un pennello compatto, proprio perché capite che se il pennello è compatto va ad applicare il colore in quella specifica zona dove lo andiamo a pressare sulla pelle. Invece il pennello da sfumatura serve proprio per allargare. Una cosa super importante, ricordatevi che voi potete sempre andare avanti e indietro tra i vari pennelli, cioè se io adesso voglio sfumare ancora di più il colore scuro che sto applicando, mi riprendo il pennellone più grande di prima e mi aiuto a sfumare i bordi dell'ombretto in modo da fondere i 2 colori insieme. È una cosa che molto spesso non si fa, ma vi consiglio di farla se volete miscelare tutti i colori insieme e creare diversi strati di ombretto. Poi potete sempre andare a riaggiungere il colore più scuro, tornare indietro con il pennello da sfumatura più largo fino a che non ottenete l'effetto che state cercando. La stessa sfumatura che ho fatto sulla palpebra superiore me la riporto anche sotto e guardate, inizio con un pennellino che è abbastanza compatto, tipo questo qui, vedete che ha le setole belle corte e appunto compatte. Inizio con il secondo colore che abbiamo applicato sopra, quindi il viola più scuro. Essendo questo un pennellino più compatto, riuscirà ad applicare il colore in modo più saturo. Infatti vado a pressare il mio violetto all'attaccatura delle ciglia. Faccio dei piccoli movimenti a zig zag. Mi raccomando, ricordatevi sempre di scaricare l'eccesso dell'ombretto, soprattutto quando lo applicate sulla palpebra inferiore, in modo che la polverina non vi vada all'interno dell'occhio.
dell'occhio. Una volta che ho saturato tutta la rima inferiore, mi vado a prendere un pennellino da sfumatura, ma questa volta più piccolo perché sto lavorando su una zona più piccola, e vado con il primo colore che abbiamo messo sopra, quindi il nostro grigetto a base rosina, e me lo vado a sfumare su tutto il bordo del mio violetto. E guardate un po' la differenza del pennello, crea un effetto completamente diverso. Il pennello compatto mi va ad applicare e a saturare il colore, il pennello da sfumatura invece va ad allargarlo. Potrei anche fare un mix del marroncino più chiaro con il mio violetto, battere sempre l'eccesso e andare anche qui piano piano facendo dei movimenti a zig zag su tutta la rima. E voilà, guardate un po', in questo caso ottengo la stessa sfumatura che ho sopra anche sulla parte sotto. A questo punto potrei applicare un colore opaco su tutta la palpebra mobile, potrei andare a scurire la mia piega dell'occhio. Io invece adesso mi vado a prendere un colore luminoso che è questo qui e vi faccio vedere l'applicazione sia con il pennello che con il dito. Il tipo di trucco che realizzerete è assolutamente indifferente perché le tecniche che andrete ad utilizzare saranno esattamente le stesse. Poi vi ricordo che se volete approfondire tutte le tecniche base del make-up ho creato un mio corso che contiene più di 8 ore di lezione e 62 lezioni totali in cui vi spiego tutte le basi del make-up, come valorizzare il vostro viso e come padroneggiare appunto tutte le tecniche base del make-up. Vi lascio il link in descrizione. Come vi dicevo, potreste scegliere di applicare un ombretto brillante con il pennello oppure con il dito. Se decidete di applicarlo con il pennello, io vi consiglio di bagnare l'ombretto, altrimenti rischiate che poi quando andate a pressare il colore luminoso dei glitterini vi vadano a cadere sul viso. Anche qui dipende tantissimo dalla formulazione dell'ombretto che state utilizzando, ma in generale io vi consiglio di utilizzare, soprattutto se l'ombretto è molto glitterato, il dito. Andate a prendere un po' di ombretto proprio così con il polpastrello e mi vado a pressare l'ombretto e faccio dei piccoli movimenti a tirare, molto delicati mi raccomando, ma in questo modo quello che vado a fare è schiacciare tutte le perle luminose sulla mia palpebra, così l'ombretto risulterà ancora più luminoso. Proprio perché sto schiacciando tutte le perle luminose, l'ombretto risulterà molto più vibrante che se lo andiamo ad applicare asciutto con il pennello. Vi faccio vedere anche un'altra cosa che potreste fare. Potremmo prelevare l'ombretto con il dito e utilizzare un po' di fissante per il make up e bagnare il nostro polpastrello esattamente come andremo a bagnare il pennello. In questo modo l'ombretto verrà ancora più luminoso e andremo a schiacciare ancora di più le perle luminose e bagnate sulla nostra palpebra. Otterremo un effetto super luminoso. Piccolissima pausa nel frattempo perché la mia batteria è morta, ho cercato di farla ricaricare un pochino, quindi speriamo che regga fino alla fine di questo video. Adesso ci andiamo a mettere il colore chiaro luminoso e prendiamo questo sempre da questa palette. Questa volta però lo applichiamo con un pennellino e bagnato. Potrei metterlo anche asciutto, ma per lo stesso motivo per cui vi dicevo poco fa ne prenderò un po' in questo modo. Lo vado proprio a prendere da una parte del pennello, vado a bagnare il pennello con un po' di fissante per il make up e poi me lo vado a pressare su tutto l'angolino interno dell'occhio. Se io non l'avessi bagnato, a parte che il colore non sarebbe risultato così bello luminoso e vibrante come adesso, ma soprattutto, visto che è un colore luminoso e ci sono delle piccole particelle che potrebbero staccarsi, rischierei che queste particelle poi si vadano ad infilare all'interno dell'occhio, cosa che assolutamente non ci piace. Infatti questo è un ombretto che io tendo ad applicare sempre bagnato. Questo passaggio potreste farlo anche con il dito, ma siccome è una zona molto piccola risulta un po' complicato. Magari utilizzate il mignolino. Mi rendo conto che se avete delle unghie particolarmente lunghe è difficile applicare gli ombretti con le dita. Se non potete applicarli con le dita, vi consiglio di andare con il pennello e di bagnare l'ombretto se notate che quell'ombretto vi dà particolarmente fallout. Un altro modo molto interessante per utilizzare l'ombretto, e se non ci avete mai provato spero che dopo aver visto questo video ci proverete, è applicarlo al posto dell'eyeliner. Per fare questa cosa avete necessariamente bisogno di un pennello angolato. Io vado ad utilizzare questo qui che è un pennellino molto piccolo per l'eyeliner. Vi scrivo tutto in descrizione, tanto non vi preoccupate. E adesso ci andiamo a prendere il viola più scuro opaco, che è questo colore qui. Se ve lo state chiedendo, generalmente i colori opachi non si applicano bagnati per il semplice fatto che il colore opaco si tende a mettere nella piega dell'occhio, sempre generalizzando, è un colore che si tende a sfumare, per questo è molto difficile che venga utilizzato bagnato. Però se voi lo andate a mettere bagnato e andate a creare una sorta di pappettina, potreste utilizzarlo proprio con un eyeliner, cioè non come
come un ombretto al posto dell'eyeliner come sto facendo adesso, ma proprio come un eyeliner in pasta liquidino vero e proprio. Quando faccio questa cosa mi prendo pochissimo ombretto per volta, sempre per non rischiare di creare fallout, e me lo vado proprio a pressare nella zona dove lo voglio applicare. Vedete che non lo trascino come farei per un eyeliner, ma lo vado proprio a stampare vicino alle ciglia, all'attaccatura delle ciglia. Mi faccio la mia codina qui sull'angolino esterno, qui ovviamente me lo vado a trascinare, altrimenti sarebbe un po' difficile fare la codina, e piano piano mi costruisco il mio eyeliner ma fatto con l'ombretto. Anche qui, se noi andassimo ad utilizzare un pennellino del genere, quello che abbiamo usato sulla parte inferiore, potremmo creare una sorta di riga dell'eyeliner ma più sfumata, cioè andare a posizionare l'ombretto lì dove va l'eyeliner ma non fare una riga netta come quella che stiamo realizzando adesso. È una cosa che a me piace fare molto spesso, ma la faccio soprattutto con i marroni, quelli più chiari. Quando voglio l'occhio allungato ma non ho voglia di stare lì a fare l'eyeliner, fare la codina né con l'eyeliner né con l'ombretto, mi prendo un pizzico di marrone, me lo vado ad applicare così all'attaccatura delle ciglia, mi faccio una codina molto molto sfumata e ottengo un occhio allungato in pochissimi secondi. Un po' di mascara, una matita e un gloss e il nostro look è terminato. Spero che questo video vi sia stato utile, ma soprattutto vi abbia fatto capire che scegliere le dita per un tipo di applicazione piuttosto che un pennello da sfumatura è veramente fondamentale. Non possiamo sfumare con un pennello che serve per andare a pressare l'ombretto, come non possiamo pressare l'ombretto con un pennello da sfumatura. Fatemi sapere con un commentino se questo video vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia. Ringrazio ancora tantissimo lo sponsor di questo video, Anna Luisa, e vi ricordo che potete trovare direttamente il loro sito e i gioielli che indosso qui sotto in descrizione. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimo nel prossimo video. Ciao!